lezione di oggi è legata alle ville medicee che sono presenti in Toscana. Medicee perché sono legate alle proprietà appunto dei medici. Esiste questa organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura che ha salvaguardato luoghi che vengono considerati di interesse veramente universale. Il centro storico di Firenze già nel 1982 era stato inserito nel patrimonio mondiale e nel 2013 sono state inserite anche le ville e giardini medici appunto della Toscana. È stato per la Toscana sinceramente un prestigioso riconoscimento e soprattutto perché appunto sappiamo di avere delle opere d'arte che sono veramente patrimonio di tutta l'umanità. Non so se sapete come funziona il discorso di catalogazione per poter accedere a questo patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e l'UNESCO di solito non approva facilmente nuove iscrizioni, no? Nuove inserzioni. E considerate, dicevo, che le ville medicee sono un fiore all'occhiello e sono state inserite appunto nel 2013, all'epoca era il 49esimo bene appartenente all'Italia, perché nell'UNESCO fanno parte, sono stati selezionati per la presenza di 167 paesi nel mondo, e considerate l'Italia al pari della Cina ha 55 opere d'arte legate al patrimonio dell'umanità. Sono le due, sia la Cina che l'Italia, però considerate la differenza incredibile anche, no, di proporzione e di dimensioni, che hanno il maggior numero di beni presenti appunto nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Al secondo posto poi c'è la Spagna con 48, poi c'è la Germania con 46 e poi mi sembra la Francia con 45. Le altre ci sono delle nazioni che ne hanno una o due. Considerate che questa convenzione, diciamo, sul patrimonio mondiale era nata nel 1972 e per poter accedere ci vogliono una sorta di requisiti, ce ne vogliono almeno 10 criteri per poter accedere, devono essere opere di un'eccellenza, unicità, ma comunque con un alto valore universale, no? Un eccezionale valore da travalicare anche i confini, diciamo, dello spazio e del tempo. E ci sono sia opere legate ai beni culturali, ma anche beni ambientali, naturali, oppure ci sono anche dei siti che sono misti. Per esempio c'è anche il cenacolo, che devo dire, di Santa Maria delle Grazie, no? Di Leonardo da Vinci, può essere una semplice opera di un complesso, può essere tutto un sistema come questo, per esempio, delle ville medicee in Toscana. I siti del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO sono ben attualmente 1121 e quindi l'Italia al primo posto insieme alla Cina, e le ville medicee, vi ripeto, rientrano in questo patrimonio dell'umanità. Sono 14 le ville che sono state iscritte in questa lista dell'UNESCO che vi dicevo. Però in realtà i medici nel territorio avevano almeno 17 tenute principali e circa una trentina di ville che possono essere considerate ville vere e proprie. Generalmente nascono come complessi inizialmente anche rurali e poi alla fine vengono anche trasformati, molti di loro anche in regge, in ville, e questo sistema di ville per i medici è stato funzionale a amministrare un po' tutto il territorio e facendole diventare anche poi centri di attività agricole, anche economiche, no? Numerose di queste appunto ville nascono anche come fattorie, come casini di caccia, e a noi risulta attualmente utilissima una serie di lunette realizzate da un artista, si chiamava Giusto Van Utens. Lui inizia a dipingerle all'incirca nel 1599 fino al 1609 più o meno, è l'arco in cui si datano le lunette. In queste lunette viene commissionato a quest'artista i patrimoni appunto delle ville dei medici da Ferdinando I, e lui realizzerà appunto questi capolavori e ancora oggi sono utili per avere un'idea appunto di quello che erano i possedimenti e come sono stati poi alterati nel tempo. Le prime ville a essere state realizzate sono quelle proprio del Mugello, del Trebbio, di Cafaggiolo, e lo vedete, hanno un aspetto molto severo, anche fortificato, sembrano delle fortezze, non a caso vengono chiamati anche Castello di Cafaggiolo, Castello
del Trebbio. Poi via via vedrete che mancheranno, andranno sempre via di più gli elementi legati alle difese militari e subentreranno elementi di svago, come per esempio inizieranno a essere inseriti dei cortili, delle logge, dei giardini, e quindi poi vedrete come molte di queste ville si apriranno sempre di più al paesaggio circostante e diventeranno, caso superbo di grandezza veramente di Villa Medicea, la villa di Poggio a Caiano, un tutt'uno tra l'architettura, la natura, e vedrete è una villa strepitosa voluta proprio da Lorenzo il Magnifico. Iniziamo subito da il Mugello, perché la vallata del Mugello, lo sapete, i Medici sono proprio originari del Mugello. Io qui vi ho messo il ramo principale della famiglia, che è legato appunto da Giovanni di Bicce, poi c'è il ramo, lo sapete, il ramo cadetto, il ramo appunto popolano e il ramo principale. Il ramo principale è quello di Cosimo il Vecchio, e poi sapete solo nel Cinquecento poi prenderà il potere l'altro ramo della famiglia, con appunto poi il Granduca che diventerà Cosimo I. Nonostante i Medici provenissero dal Mugello, risiedettero a Firenze, ma nel Mugello si tennero delle proprietà importanti. Infatti capite subito che anche Lorenzo il Magnifico, e qui è ritratto da Giorgio Vasari, dice che chi vuole in un certo senso ricercare gli onori, la fama, è vero, deve stare in città, ma questo è accompagnato poi da dolori, da pensieri, da mille affanni, mentre se uno vuole vivere in pace deve per forza venire in campagna.